Ciao e benvenuto nel mio canale, benvenuto o benvenuta nel mio canale e in un mio nuovo video. Oggi la prima cosa che ti volevo far vedere è questa bellissima maglietta che ho cucito utilizzando questa stoffa meravigliosa che mi ha regalato Davide per Natale. Ne ho anche altra, quindi farò altre creazioni. Non è meravigliosa? Io l'adoro, è bellissima. Ovviamente questa maglietta, la bellezza di questa maglietta la fa la stoffa, chiaramente, no? Ho fatto un video dove ho fatto vedere come si realizza il colletto. Comunque, se vuoi andarlo a vedere, c'è nel mio canale, trovi il link qua sotto. L'ansia avviene perché c'è un'incertezza del futuro, il futuro è sempre incerto e quindi noi abbiamo paura di un futuro incerto, un futuro che non conosciamo. Invece la paura è una paura imminente, una paura che avviene nel qui ed ora, una situazione di emergenza, per esempio di fuga, per esempio c'è un incendio, ci viene la paura ci permette di salvarci la vita in tantissime situazioni, perché noi corriamo, aumenta l'adrenalina, di conseguenza noi corriamo e ci salviamo. L'ansia invece è più che altro una paura che può essere vista sia in senso positivo che in senso negativo. Ti spiego. In senso positivo perché è utile che esista anche l'ansia, perché possiamo anticipare determinate situazioni che avvengono nel futuro, le possiamo anticipare. Quindi anticipo il futuro lavorando sul presente. Serve per munirci contro delle minacce future e premunirci contro di esse. Sia l'ansia che la paura quindi ci servono, che sono importanti e che ci devono essere nella nostra vita, però nello stesso tempo possono diventare e andare contro di noi. Nel caso, per esempio, dell'ansia anticipatoria negativa, quando noi pensiamo domani come farò, domani mi andrà tutto male. Io per esempio tendo a avere questo tipo di ansia, il pensare in maniera esagerata e diciamo quasi ossessiva al futuro. Questo mi ha portato da una parte a prendere delle decisioni nella mia vita costruttive che mi hanno portato oggi ad avere tante competenze, sia in ambito psicologico sia in ambito del cucito. Il rovescio della medaglia, perché c'è per tutte le situazioni, è che mi porta a fare dei pensieri negativi su quello che potrà accadere nel futuro, e questi non sono costruttivi e mi portano ad avere e a vivere delle situazioni di disagio psicologico, irrequietezza. L'ansia da prestazione di una creazione è un'ansia che avviene nel momento in cui noi abbiamo paura, abbiamo il timore di effettuare una creazione male, quindi che ci esca male, che non sia conforme a quello che avremmo voluto. Quindi io vorrei cucirmi una gonna, però ho paura che mi esca una schifezza. Quindi cosa posso fare perché l'ansia non si manifesti in questa situazione e che possa affrontare la situazione nel migliore dei modi? Ci sono dei consigli che ti voglio dare. Quando un evento ci sta particolarmente a cuore, quindi ci teniamo per esempio che quella gonna esca bene perché magari la dobbiamo indossare in una determinata occasione, questa aspettativa nei confronti della confezione della gonna fa sì che noi possiamo manifestare una situazione, un'emozione di ansia e preoccupazione che ci esca male, che venga cucita male, perché il tuo cervello in quel momento lo sta reputando come un qualcosa di veramente importante. Più carichiamo di importanza un determinato evento, una determinata creazione, più questa può crearci ansia. Questo succede soprattutto quando stai iniziando a cucire, quindi non hai una grande abilità nel cucire. Quando invece ti trovi in una situazione di allenamento, chiamiamolo così, allenamento al cucito, chiaramente ti troverai in una situazione in cui tu sei abituato a creare, hai creato tante gonne e quindi questa pressione
questa ansia che possa non uscirti bene la gonna, che comunque possa avere dei difetti, diminuisce. In questo caso quindi l'ansia è meno pressante e opprimente. Se tu sei bravo e ti reputi bravo e sai che la maggior parte delle gonne che sto facendo l'esempio della gonna, la maggior parte delle gonne che ti cuci ti escono bene, l'ansia non c'è, perché sei sicuro di te stesso. Quindi più cuci e più questa situazione di ansia da prestazione diminuirà. Ovviamente tutto questo ci porta a pensare all'autostima. Autostima, quindi noi nel momento in cui cuciamo per la prima volta o per le prime volte una gonna, è chiaro che c'è l'ansia, la sensazione di non sentirci all'altezza dell'aspettativa, all'altezza di riuscire a cucire quella gonna nel migliore dei modi. Ricordiamo che le paure nostre più profonde fanno parte proprio del bambino interiore che c'è dentro di noi. Il pilastro importante è l'autostima. Ci porta a avere la possibilità di perdere il controllo, quindi dal punto di vista ovviamente dello stato d'animo, e in quel caso può mancare la determinazione a raggiungere i nostri obiettivi, quindi i miei obiettivi, i tuoi obiettivi. Maggiore è la nostra autostima, maggiore saranno sicuramente i progetti nuovi che riusciremo a fare, riusciremo a avere più forza e più sicurezza in noi stessi ad affrontare le difficoltà. Quindi l'autostima è credere in noi stessi. Vi farò un video, se siete interessati, sull'autostima. Sono tutti argomenti sì psicologici, ma sono legati comunque al cucito. Quindi ecco perché voglio iniziare questi video anche chiacchiericci, dove vi parlo di autostima, anche di depressione, perché ci sono delle situazioni in cui magari ci deprimiamo perché una creazione ci è venuta non come ce l'aspettavamo. Il cucito, come tutte le attività, è legato comunque alla nostra psiche, quindi all'autostima, quindi al fatto di sentirci in grado di fare un qualcosa piuttosto che un'altra. Cucire ci porta a creare dentro di noi delle sensazioni, delle emozioni che possono essere positive, ma a volte anche negative. Quindi vederle insieme per elaborarle, secondo me, può esservi utile. Consigli pratici: cosa posso fare? Allora, la prima cosa che posso fare, per esempio, immaginiamo che vogliamo creare la nostra gonna. Quindi facciamo un esempio pratico in modo tale che sia chiaro per tutti e semplice da capire. Parte prima, voglio iniziare a fare la gonna. Allora, cosa posso pensare? Inizio a pensare che non devo per forza finirla. Quindi inizio per esempio a crearmi il cartamodello o prenderlo da una rivista. Quindi lo metto nella stoffa, quindi metto il cartamodello nella stoffa e faccio questa prima parte. Diciamo senza aspettarmi niente, senza pormi delle domande, aspettative. Vivo quel momento in cui sto facendo quella cosa senza pensare a come potrà uscire, a se magari sbaglio, magari commetto degli sbagli e via dicendo. Quindi inizialmente è un lavoro più che fisico, ma psicologico, quindi pensa al lavoro che vorresti fare, pensaci e progettualizzalo. Questo ti darà coraggio per andare avanti e ti darà anche il controllo della situazione. L'ansia avviene proprio nel momento in cui non abbiamo il controllo della situazione. Se siamo delle persone che vogliono controllare tutto, siamo sicuramente, molto probabilmente, delle persone che hanno ansia. Quando io inizio un progetto non ho e non devo avere l'ansia di terminarlo. Lo inizio magari semplicemente pensandolo. Posso fare così, così, così e così. Lo penso. L'immaginazione, iniziamo a utilizzare questa parte di noi interna importantissima. L'immaginazione. Iniziamo a immaginare la gonna, come verrà, cosa possiamo fare, come la possiamo progettuare, come la possiamo personalizzare eventualmente, e poi smettiamo. In un secondo momento, quando ti sentirai pronto a continuare il tuo progetto sulla gonna, quindi non subito, prenditi i tuoi tempi, affronta a quel punto il secondo step della tua creazione.
del progetto di creazione. Senza pressione, senza aspettative. Cerca di concentrarti sul divertimento. Pensa ai bambini che giocano. I bambini che giocano non pensano se giocano bene o giocano male, giocano, si divertono, si distraggono. I bambini che giocano non pensano al risultato, ho giocato bene, ho giocato male, magari fanno delle costruzioni, non pensano che se la costruzione uscirà bene o uscirà male. Ci giocano, punto. Vivono quella sensazione nel qui ed ora, se la vivono divertendosi. Pensa che il cucire quella gonna sia un mezzo per farti stare meglio. Termina il tuo lavoro, quindi è terminata questa gonna, magari non è uscita particolarmente bene, specialmente se stai iniziando a cucire e sei un principiante, non importa, non importa. Non è uscita perfetta? Non fa niente. Tu devi pensare che la tua creazione è unica, la stai creando tu e oggi potrai sbagliare, non sarà perfetta, la seconda volta che la farai sarà ancora più bella, ancora più perfetta e così ad andare avanti. Solo con l'esperienza riuscirai a creare quella gonna. Ma io parlo del cucito, ma questo può essere applicabile a tante situazioni diverse. La cosa importante è che tu non devi dimostrare niente a nessuno. Allora l'ansia non farà capolino nella tua vita. Cerca di trovare l'aspetto positivo di quello che hai creato. Intanto ho imparato a fare la cucitura e l'orlo mi è uscito un po' così, la prossima volta mi uscirà meglio. Concentrati su quello che hai fatto, che è unico, irripetibile, l'hai fatto tu. Il consiglio numero 2 che ti voglio dare è un consiglio che in effetti di cui ti ho parlato già prima. Segui il flusso, fatti guidare dalle emozioni positive, dalla situazione e dal qui ed ora, quindi concentrati sul qui ed ora, su quello che stai facendo, cerca di divertirti nel mentre che stai facendo la gonna, nel mentre che stai cucendo, nel mentre che stai facendo quell'attività. Pensa a divertirti. Se tu utilizzi le energie pensando che non ci riuscirai, tu stai sprecando delle energie. Stai togliendo delle energie mentali, meno pensieri avrai, più renderai. Non pensare al futuro. Pensa al presente, al qui ed ora. Non pensare non ci riuscirai, che uscirà una schifezza, che non sei in grado. Elimina questi pensieri. Divertiti. Prendi esempio dai bambini. I bambini non pensano come sarà il risultato, pensano a divertirsi. Consiglio numero 3. Non colpevolizzarti. Non ti devi colpevolizzare se hai sbagliato. Tutti noi abbiamo sbagliato all'inizio, noi che cuciamo, si sbaglia, ma non solo noi. In qualsiasi attività si sbaglia, non si nasce imparati. Se sbaglia, accetta il fatto che puoi sbagliare, ma sbagli oggi, non è detto che sbaglierai anche domani. Si sbaglia e si impara sbagliando. Non fissarti che un qualcosa ti verrà male. Più ti fissi e più quella cosa ti verrà male. Oppure che ti capiterà ancora, quindi il primo progetto ti è andato male, ok, va bene. Non fissarti che anche il secondo progetto ti andrà male, perché se tu ti concentri su questi pensieri negativi, tossici, sicuramente tu stai togliendo energia positiva su quello che andrai a cucire e dai potere a questi pensieri. Non pensare alla figuraccia di coloro i quali vedranno la tua creazione. Tutti abbiamo imparato sbagliando. E concentrati sul fatto che la tua creazione è unica anche nella sua imperfezione. Nella sua imperfezione la tua creazione è unica. Ti sei rivisto in queste cose che ti ho raccontato in questo video? Fammelo sapere nei commenti, iscriviti al canale, clicca sulla campanella, metti un bel like se ti è piaciuto questo video, fammi sapere se ti piacciono anche questi video psicologici che secondo me sono molto importanti perché fanno parte comunque del cucito, fanno parte di quel mondo che è il cucito, il cucire, che è la creazione, perché io queste cose le ho vissute, quindi io credo che anche tu le possa vivere e quindi ho anticipato i tuoi pensieri, le tue paure, le tue ansie, creando questi punti, diciamo,
per la risoluzione. Io spero veramente di esserti stato utile. Un grande bacio, a Sibiri, quindi arrivederci, buon cucito, creativo, sartoriale, ma soprattutto terapeutico. Ciao!